Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2024. Ok. Il sole e il giudizio. Wow! Pare arrivare una nuova chiarezza mentale, una nuova presa di consapevolezza, un nuovo modo di vedere le cose. E con il giudizio di solito c'è anche proprio una rinascita e per qualcuno potrebbe riguardare una nascita, magari anche di un figlio, il concepimento di un'idea. È più un rinnovamento comunque con la carta del giudizio. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024. Ce ne sono 4 per ogni semestre, una generale, una sull'amore, una sulla crescita spirituale e una sul lavoro e l'economia. Trovate tutto comunque nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Bene, andiamo a vedere che aria tira per la seconda metà di luglio, ragazzi. Vi ricordo che queste sono letture generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia, l'amore. Io vi darò come una linea guida e poi vi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, abbiamo il mago, gli amanti, due di pentacoli, 9 di pentacoli, il matto, fante di bastoni, e 5 di pentacoli. Allora, devo dire che la prima parte della lettura promette bene, nel senso che abbiamo questo mago e questi amanti che mi dicono che qualche cosa sta cominciando. Potrebbe essere una nuova relazione con qualcuno, potrebbe essere un nuovo tipo di progetto, potrebbe essere semplicemente con la carta degli amanti una scelta che sarete portati a fare. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo dal mago. Perché il mago è una carta di nuovi inizi. Abbiamo un 5 di pentacoli che avete già qui e un 9 di pentacoli che avete già qui. Oh, che interessante, come si ripetono le energie. È interessante perché il 5 è una carta di carenza normalmente, mentre il 9 è una carta di anche abbondanza economica. Sento come se si dovesse iniziare un qualche tipo di percorso nuovo, un qualche tipo di iniziativa nuova. Può essere che qualcuno non abbia effettivamente, diciamo, un polmone di denaro per sostenersi, ma nonostante quello, c'è come questa voglia eventualmente anche di diventare autonomi con il 9 di pentacoli. Ehm, per qualcuno si tratta di far qualcosa al fine di trovare la propria indipendenza economica. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo un 9 di coppe e la luna. Allora, devo dire che la carta degli amanti è sempre una carta di forte equilibrio. Abbiamo anche un 9 di coppe. Devo dire che vivrete un periodo piuttosto appagante, la terza settimana di luglio. C'è questa luna
Quindi ci potrebbero effettivamente essere come delle cose che vengono a galla, ma difatti anche la carta del giudizio qui ci parla di comunicazioni. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, 3 di coppe e mago nuovamente. Vi dirò, è come se si dovesse rompere qualche ciclo, sì, ciclo. Ehm, la carta degli amanti, come vi dicevo all'inizio, può anche rappresentare una scelta tra il vecchio e il nuovo. Ehm, siccome abbiamo qui anche un 9 di pentacoli, ho come la sensazione che ci sia un inizio da dover affrontare, magari qualcuno l'ha già affrontato, ha già iniziato, ma è come se ci fosse qualche cosa che si incastra in questo inizio. Abbiamo il 2 di coppe per il 9 di pentacoli, quindi può essere una relazione, può essere un accordo, può essere come una promessa, un compromesso che è stato fatto. Qui abbiamo un 6 di coppe. Guardate, ho come la sensazione che i tempi per questa evoluzione, per questa scelta o per questa rottura di schemi non siano ancora del tutto maturi, manca ancora un pezzettino. Se riguardasse una questione lavorativa, ma ragazzi vi dirò che i single e le previsioni sul lavoro e l'economia usciranno la prossima settimana, quindi potete poi integrarle con questa lettura, ma se fosse una questione di lavoro anche lì c'è come una sorta di tentennamento. Se si dovesse aprire una nuova attività, vi dico perché abbiamo comunque 2 volte la carta del mago, abbiamo gli amanti che mi possono parlare di scelte, poi qui abbiamo anche un matto, quindi sento proprio questo nuovo inizio. Andiamo a vederlo il matto. 9 di spade e fante di coppe. Allora, vedendo queste carte sento tanta genuinità, tanta voglia di andare avanti. Con la carta del matto ci potrebbero essere delle nuove avventure, ci potrebbero essere delle nuove aspirazioni. Per qualcuno si tratterà di un viaggio, vi dirò, potrebbero offrirvi un viaggio o potreste essere voi ad offrire un viaggio a qualcuno, uno spostamento, un qualche cosa fuori dalle righe, diciamo così. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Regina di pentacoli e 3 di spade. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 7 di coppe. E fante di bastoni nuovamente. Avete tante carte che si ripetono, devo dire. Guardate ragazzi, devo dire che ho come la sensazione che non ci siano delle basi per un nuovo progetto, un nuovo inizio. Potrebbero essere basi economiche per qualcuno. Per qualcun altro ho l'idea che è semplicemente il vostro modo di vedere le cose. Come se, perché qui anche avete questa luna, è come se e qui un 7 di coppe, quindi è come se ci fossero tipo delle illusioni, delle proiezioni. Ho come l'idea che da un lato vi rendiate conto di quello che state proiettando e dall'altro siete consapevoli che mancano delle basi per andare avanti nel vostro progetto. Vi dico, fondamentalmente manca l'indipendenza, potrebbe essere un'indipendenza economica, un'indipendenza di carattere, tipo che dovete un po' prendere voi in mano le redini della situazione e scegliere voi.
Poi però arrivo qui ed è come se ci fosse la necessità di rompere con certi accordi, rompere con certi schemi. Considerato che abbiamo un 6 di coppe, il matto e il fante di coppe, mi verrebbe da dire anche rompere con certi ideali, anche un po' romantici effettivamente, soprattutto se sono questioni di coppia, dove una relazione magari inizia, eh, vi dirò, c'è come da togliersi un po' di ingenuità, ho come questa sensazione. Devo dire, vi sento scarichi alla fine del periodo. Vi sento parecchio scarichi, probabilmente sarete presi da tutto quello che vorrete fare, anche tutta questa, mm, come vi posso dire, espansione, ma più impulsività di cui mi parlano sia il fante di coppe che il matto, potrebbero farvi disperdere delle energie. Vi dirò, qui abbiamo anche un 3 di spade, andiamo a vederlo. Sette di bastoni. Ragazzi, direi che potreste arrivare un po' stanchi alla fine del periodo. C'è questo 3 di spade che vibra. Ho come l'idea che ci sia qualche tipo di sacrificio che dovrete fare in questi 15-20 giorni, ma ho come l'idea che dobbiate ridimensionare un pochettino. Vi dico, qui avete il sole e il giudizio. C'è come questo nuovo inizio, questa nuova presa di consapevolezza, questo rischiararsi delle idee. Infatti comunque vediamo che la luna è il contrario, come se appunto le cose venissero fuori. Tanta impulsività, tanta emotività, mi viene da dire, tante idee. C'è come questo nuovo inizio che qui magari era pensato, qui potrebbe essere un pochino più concretizzato, ma concreto, ma vi dico che ci potrebbe volere un po' di sforzo. Per qualcuno si tratta di qualche figlio o qualche dipendente o qualche sottoposto, diciamo così, che vi farà un po' arrovellare il cervello, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere Osho, repressione. Qui si sta evitando di toccare certi temi, evitando di dire certe cose. Tenete presente che è un 10 di bastoni, quindi è come se ci fosse la necessità di lasciarsi indietro. A me viene da dirvi il 3 di spade, perché anche qui abbiamo un 10 di spade, no? Quindi è come se ci fossero delle questioni un po' spinose che potrebbero far capolino in questo periodo. Lo sento più con il 3 di spade che non con il 10, e comunque. Allora, abbiamo repressione e la coscienza. Ecco perché abbiamo il giudizio. Com'è? E perché il sole rappresenta la propria essenza. Io qui, questo è il carro, io qui ho la sensazione che abbiate bisogno di togliervi la maschera, di togliervi questo velo di illusione, mi viene da dire anche di perbenismo, ehm, perché? Perché vi sta reprimendo, perché vi sta schiacciando tutte queste idee, questi preconcetti, queste proiezioni, queste ideologie un po', mi viene da dire tossiche, un po' insane, malsane, diciamo così. Togliendo tutta questa roba, togliendovi il velo, andrete a riscoprire la vostra vera essenza e da lì la rinascita con la carta del giudizio. È un nuovo inizio comunque. Andiamo a vedere ancora un koan per concludere la lettura. Ok, velocissimo. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Quando qualcuno brilla, brilla, mi viene da dire. E non brilla per essere elogiata o, cioè, come dire, sono quelle persone che fanno le cose perché hanno voglia di farle, non perché si aspettino un grazie piuttosto che un riconoscimento, piuttosto che una foto sul giornale, ok? Quando uno è focalizzato nell'esprimere la propria essenza, semplicemente esprime la propria essenza, senza
tener conto, diciamo, di quello che potrebbe magari anche essere il giudizio degli altri. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, anche lasciare una piccola donazione, se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Tutto quello che io spiego nella sezione degli abbonamenti sono i miei 27 anni, anche di più, comunque, di studi in tema metafisico, spirituale, esoterico, raggruppato e messo in una sorta di ordine in modo che sia facile per voi e anche più veloce fare lo stesso percorso che ho fatto io. Bene, potete comunque dare un'occhiata ai titoli, sono le playlist con le copertine lilla, i titoli sono visibili. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!